100 anni fa, durante la prima giornata internazionale delle donne, più di 1 milione di persone scesero in piazza per reclamarne i diritti. Una settimana più tardi, nella fabbrica Triangle Shirtwaist di New York, si sviluppò, a causa delle scarse misure di sicurezza, un incendio che provocò la morte di oltre 140 lavoratori tessili. La maggior parte delle vittime erano donne e da quel giorno le successive giornate internazionali dedicate loro si incentrarono sulle condizioni lavorative. Pauline Pepe, sopravvissuta alla tragedia, ricorda. And when we got down, we saw the 3 flights burning. The people, their old bodies. It was terrible. I'll never forget that time, never. Il giorno dell'incendio, fra le centinaia di testimoni, c'era Frances Perkins, colei che più tardi diventò la prima donna a far parte del gabinetto del governo statunitense, in qualità di segretario del lavoro durante il mandato di Franklin Roosevelt. Le scarse condizioni di sicurezza che causarono l'incendio la spinsero a promuovere una serie di riforme che in seguito divennero un modello per le legislazioni del lavoro in tutto il mondo. La partecipazione di Frances Perkins alla Conferenza internazionale del lavoro del 1941 rappresentò una svolta, così come quella di Eleanor Roosevelt un paio di anni dopo durante la stesura della Dichiarazione dei diritti umani. Donne di quel calibro hanno spianato la strada a tutte coloro che le hanno succedute. Oggi, nel mondo, le donne costituiscono la maggior parte della forza lavoro nell'industria tessile. In Cambogia rappresentano il 90% della manodopera del settore. Qui, in cooperazione con il governo, i datori di lavoro, gli acquirenti internazionali e i sindacati, il programma dell'ILO Becter Factories Cambodia supervisiona le fabbriche e le assiste per migliorare le condizioni di lavoro. Speciale attenzione è rivolta alla protezione della maternità, alla discriminazione sul posto di lavoro e alla formazione sindacale. I lavoratori tessili cambogiani hanno recentemente dovuto affrontare anche la crisi economica globale, che ha gravemente colpito le loro esportazioni. Più di 60.000 lavoratori hanno perso il loro posto di lavoro. Anche coloro che sono riusciti a mantenerlo hanno visto diminuire il proprio salario e la maggior parte di questi lavoratori, non disponendo di alcun risparmio, non aveva niente su cui contare. Nonostante attualmente il settore si stia riprendendo, così come i livelli di occupazione, tutto ciò dimostra l'importanza di potenziare i sistemi di protezione sociale. Nel 2010 il tasso di disoccupazione mondiale è risultato più elevato per le donne, che si sono trovate così impiegate in occupazioni vulnerabili, informali e mal retribuite. Inoltre, le opportunità di accesso alla formazione e all'istruzione sono nettamente inferiori per le donne, specialmente nei paesi in via di sviluppo. Se purtroppo le donne partono da una posizione sfavorevole, è fondamentale che le misure adottate per la ripresa economica rappresentino un'occasione per promuovere l'uguaglianza di genere. 100 anni fa, le donne hanno compiuto un passo decisivo per affermare i loro diritti nel lavoro e il proprio ruolo nel futuro dei loro paesi. Oggi, 100 anni più tardi, stanno contribuendo a dar forma ad una ripresa economica mondiale che non preveda soluzioni a taglia unica.